Benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo quarto video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amritananda Mahi. Ricordo sempre che se siete arrivati a questo video vi consigliamo di ripartire dal primo per seguire la logica di tutta la collana e seguire con noi la meditazione settimanale guidata, anche perché tutte queste collane e questi scritti e questi incontri che Amma ha avuto con i vari discepoli, i vari studenti, hanno una loro logica, quindi è come dire, meglio seguire dall'inizio tutta la logica per camminare insieme verso questo tipo di comprensione anche della vita, delle realtà profonde. Ricordo sempre che questo è un umile omaggio alla bellezza, alla purezza, alla grandezza della Santa Mata Amritananda Mahi, della sua vita, di tutti i suoi insegnamenti, di tutto quello che ancora oggi sta continuamente portando. E andiamo avanti alla lettura, diciamo sempre appunto di questo primo volume. Estrapolo, come sapete, delle parti perché il libro è anche molto denso di tantissimi avvenimenti, di tantissimi incontri e cerco di prendere delle parti essenziali per poi amplificarle. Questo capitolo è stato intitolato Un mondo di pace? Vediamo perché questo titolo un po' particolare, no? Come che sottintende può esistere un mondo di pace, c'è l'umanità che si pacifica, il mondo intero che finalmente arriverà in un momento di pace, che tutti auspichiamo, che tutti lottiamo vite su vite, guerre su guerre, per poter portare questo tipo di equilibrio. Vediamo di estrapolare, diciamo, dalla domanda tutta una serie di riflessioni che appunto il devoto fa e che Amma poi risponde. Quanti anni occorreranno per vedere tutta l'umanità accedere alla conoscenza del sé? È possibile una cosa simile? Ricordo che la conoscenza del sé vuol dire la realizzazione, vuol dire l'essere che va verso la sua profonda pacificazione. Quindi il devoto appunto chiede ad Amma quando è che arriverà questo momento? Arriveremo a pacificarci, tutta l'umanità che progredirà, che sarà un numero tale per cui il mondo cambierà di vibrazione di livello? È possibile tutto questo? Argomento che tanto se ne è parlato e se ne parla, soprattutto anche in queste schiere, diciamo, tra virgolette, New Age, no? Di visioni di questo futuro che si sta trasformando, anche stiamo andando in una nuova era dell'acquario, sono venute fuori tantissime domande, tantissimi dibattiti su questo tipo di questione e vediamo cosa risponde Amma. Questo non entra nel disegno di Dio. Ogni cosa deve avere il suo posto nella creazione, altrimenti come potrebbe svolgersi il gioco di Dio? E qua tra parentesi è stato scritto la sua lila. Dovete sapere che in India lila significa il gioco, quindi quasi il divertimento, diciamo, di sottofondo. Ebbene, fratelli e sorelle, entriamo anche qui in una enorme questione. Come sempre qua stiamo andando in salita, mi viene da dire, con tutte queste domande incredibili, ma cerchiamo di sviscerare un attimo le risposte per quanto è possibile. Allora, estrapolando questo, ci viene da dire la domanda di sempre è trovare pacificazione, che le guerre finiscano, che i confini si diradino, che la gente senta l'umanità come un'unica realtà di fratelli e sorelle, che tutto questo arrivi, che ci sia una realizzazione di una ecodistribuzione delle risorse, perché la gente possa usufruirne nello stesso modo, ognuno. Un mondo insomma di pace, dove io so che il mio fratello in Africa e in altri posti del mondo, se soffrono vuol dire che sta soffrendo mio fratello, quindi diciamo che è come se guardassi la mia mano e dicessi: se si fa male un dito della mia mano, si fa male la mia mano, quindi non è che io vado a giudicare che quello è il mignolo per cui posso anche tagliarlo, amputarlo. No, se si fa male un dito della mia mano, si fa male tutta la mia mano, quindi sono velocemente costretto ad agire perché sento l'unità della mia mano
È per forza quindi che cerco di distribuire tutte le risorse in modo uguale. È per forza che avrò uno sguardo ecumenico e ugualitario per ogni forma di razza, di credo, di scelta di vita, perché sono tutti fratelli, sono tutte parti di una colorazione, di una verità e quindi fanno tutti parte della loro giustezza. Questa visione però, ahimè, nella notte dei tempi fino ad oggi non è mai esistita sulla Terra, quindi c'è qualcosa che non quadra da questo ragionamento, cioè non quadra il fatto di pensare che ci sia un momento in cui avvenga una pacificazione mondiale. Questo lo vediamo nei film di pianeti in qualche modo neanche su questo piano di realtà, diciamo di pianeti che vanno nell'aldilà, in cui ci sono delle relazioni pacifiche, delle società pacifiche, un po' le società ideali che tutti i nostri grandi scrittori e utopici hanno sempre formulato. Ma allora sono società ideali o possiamo realmente portarle sulla terra, realizzarle sulla terra? Ahimè, qua da una frase di Ammà ci arriva non un bel, diciamo, resoconto, nel senso che lei risponde: questo non entra nel disegno di Dio. Ogni cosa deve avere il suo posto nella creazione, altrimenti come potrebbe svolgerci il gioco di Dio? Ma qui parliamo di gente che ha sofferto, di guerra, di prigioni, di gente che è stata ammazzata, che c'è bestialità dell'umanità che noi impariamo a scuola solo quelle purtroppo, magari ci avessero insegnato i momenti pacifici, non solo, ma anche in televisione ci raccontano continuamente di tutte le bestialità. Magari ci fosse un bilancio, diciamo, di tutte le bellezze anche che ogni giorno succedono e tutte le santificazioni da discutere, ma perché l'essere umano ha bisogno di essere sempre scioccato, ha bisogno di nutrirsi di storie di guerre. Avete mai avuto una storia di pacificazioni, di bellezze, di eroi, di raggiungimenti, di cose da raccontare? No, ci hanno sempre interrogato sulle guerre in storie. Questo cosa fa capire? Fa capire che è radicato nell'uomo proprio il processo di avere dentro di sé il senso che viviamo momenti brevi di pace in un continuo conflitto. Cioè la pace non è nient'altro che la contrapposizione di un conflitto continuo. Sono momenti diciamo, di arresto, diciamo di pausa. Questo è il nostro vivere in pace, l'umanità. No. C'è una guerra fredda, è così chiamata oggi come oggi, ma perché hanno 1000 armamenti che se li spara qualcuno siamo tutti distrutti. O diciamo ci sono guerre oggi che sono più economiche e quindi sono più sottili, si gioca sull'economia, su sistemi diversi che ovviamente non conosciamo all'oggi, lo conosceremo meglio un domani. Oggi siamo dentro dei sistemi diversi che comunque hanno a che fare sempre con un concetto di forma di prevaricazione, di monopolio, di manipolazione. Insomma, le forme cambiano, ma il contenuto dell'essere umano che ha bisogno di continuare a creare guerra, a creare, diciamo, sofferenza anche, continua ad esserci. Se leggiamo indietro la storia, sono passati millenni, eppure non c'è stato mai un qualcosa che si è realizzato come un mondo di pace. E qua parla che è un gioco di Dio, cioè ci viene da riflettere su questa osservazione, nel senso che la questione qua è più profonda di quella che immaginiamo. Cioè, è come ve la metto così, se io devo giocare a scacchi, ho bisogno di una piattaforma con una scacchiera, ho bisogno di pedoni anche che siano all'interno di questa scacchiera e ho bisogno di regole per poter giocare. Ho bisogno diciamo, dei quadrati neri e dei quadrati bianchi, quindi di una varietà di questioni che possono succedere. Ho bisogno di gente che se ne va e di gente che arriva. Questo fa parte del gioco della scacchiera perché è grazie a questo gioco che c'è l'esperienza di tutta la scacchiera. Quindi dietro a questo aspetto sottilmente si cela il fatto che la vita stessa è un grandissimo laboratorio. La vita stessa sul pianeta Terra è un grandissimo laboratorio che serve per una continua trasformazione di tutti noi in stati di compressione e di apertura.
in stati di difficoltà, di sofferenza e di pacificazioni. Tutto questo up and down, tutte queste frustrazioni e aperture fanno parte di un gioco di Dio, è così chiamato, cioè del senso stesso del piano terrestre. Non potrebbe essere altrimenti. Detto così, però, uno direbbe: ma cavolo, qua non arriveremo mai alla fine, cioè non ci sarà mai un mondo di pace. Il gioco è per giocare, il gioco è per crescere. Ti faccio un altro esempio. Se tu vai in palestra e incominci a farti i muscoli in palestra, non è che vai lì per dormire o vai lì per rilassarti. Se arriva il coach e inizia a dirti devi fare una serie di addominali o una serie di braccia, che ne so, squat o anche stacchi o tutta una serie di lavori, diciamo, da pesistica, non è che tu puoi stare a far finta di niente, tu dovrai arrivare fino al limite dello sforzo, cioè devi continuare a lavorare in questo senso e inizierai probabilmente anche a odiare il coach in certi momenti che spinge, che ti arriva al limite. E perché tutta questa sofferenza? Perché tutto questo sforzo? Perché questo dolore, questa difficoltà dentro a dei ritmi giocati dal coach? Perché tutto questo? Perché questo ti sta allenando, ti sta fortificando, ti sta facendo che tu te ne accorga o no, piano piano aumentare la capacità di sostenere pesi sempre maggiori e col tempo vedrai che continuando il tuo corpo diventerà sempre più forte, più resistente, riuscirà a tirare sempre più pesi. E perché questo? Perché c'è allenamento. Qui si apre un grande capitolo perché è il capitolo del fattore che ogni cosa che ti arriva durante la giornata, durante la tua vita stessa, è una forma di allenamento. Tu dirai, ammazza che allenamento, ci sono persone che hanno avuto dei drammi pazzeschi, non mi puoi dire che questi sono allenamenti. Se tu la vedi da un punto di vista del dramma in se stesso, come lo vedi dal punto di vista dello sforzo, di tirare su dei pesi, o lo vedi dal punto di vista di una madre che ti dà una sberla perché se tu continui in un certo modo ti potrai far male, certo che la cosa in sé, fotografata in quel punto lì, concordo che non è che sia il massimo, che sembra negativa. Ho detto il riferimento di una madre perché se incominciamo a entrare nella profondità della vita e sentiamo dentro tutto questo che senso ha, che in fondo è un po' creato, generato come da una madre, cioè tutte queste forme di realtà che noi viviamo, se vai in profondità senti che hanno tutta una sincronia legata alla tua vita, che ha una certa perfezione. Questa perfezione si lega in modo sincrono perfettamente con tutte le tue inadeguatezze, i tuoi desideri, le tue voglie. È come se fosse una matrix pensata perfettamente su di te che ti conduce passo per passo verso un allenamento. Ora, devi avere un po' di fiducia di questi maestri, altrimenti non ascoltare neanche più questi video, nel senso che se Amma parla per comprensione diretta. Quindi lei percepisce ovviamente un bene dietro questo, cioè la tua madre ti vuole male che ti ha generato, una madre non vuole male a un figlio, l'ha generato, cioè quindi in qualche modo c'è una condizione di bene dietro a questo. Questo bisogna iniziare a sentirlo, sentire di appartenere a qualcosa che ti conduce verso un bene. Questo quando lo senti comprendi sempre di più che tutte le cose che ti succedono sono in funzione di una strategia di allenamento, mettila così. Quindi ti metto davanti nella scacchiera diversi pedoni, diverse difficoltà. Ogni giorno hai delle difficoltà, ma qual è il motivo di tutto questo? Perché c'è una forma di crescita, c'è una forma di evoluzione. Attraverso la reiterazione continua di errori, di comprensioni, errori, comprensioni, errore, piano piano l'anima incomincia a comprendere, a fissare diverse realtà, diverse esperienze, diversi principi ancor meglio. Inizia a comprenderli, li fa suoi, diventano, diciamo, carne nella carne, spirito nello spirito, diventano un'essenza, diremo così, attraverso la carne entra nello spirito, cioè è un'essenza che si fissa attraverso la coscienza. Quindi com'è possibile diventare più coscienti? Se tu ci rifletti bene, tutte le nostre prese di coscienza non arrivano perché uno ti ha accarezzato.
Le prese di coscienza ti arrivano quando hai avuto diversi shock, diversi trauma, diverse trasformazioni importanti, soprattutto dai lutti, dagli errori, da quando hai sbattuto quella testa contro un muro. Da lì ti sei rialzato, hai compreso tantissimi principi validi e hai fatto sorgere dei fiori. Ma è possibile, dico io, dover passare da questo? È possibile che il fior di loto possa emergere dall'acqua, però affonda le sue radici nella melma, nell'oscurità della melma? È possibile che ci sia questa volontà di fondo? Ebbene sì, è possibile, perché è proprio nell'oscurità che leggi bene la luce, è lì che ne comprendi il suo significato e il suo valore, è proprio nella mancanza che comprendi la bellezza di acquisire qualcosa. In questa forma di dualismo c'è una grandissima saggezza, è un principio questo universale, che ti conduce passo a passo a realizzare sempre più fortemente la bellezza della vita, i suoi principi, la sua verità anche. Quindi che cosa ci vuole dire Amma in questa drammatica risposta, mi viene da dire? Che non c'è fine a questo. Mettitela via, non c'è fine a questo, non ci sarà un mondo di pace. Non esisterà questo esternamente, perché è fatto apposta per questo. Questo è il gioco della trasformazione. Come noti, la madre soffre quando partorisce. Come noti, dietro ogni trasformazione di vita c'è anche una parte di dolore, c'è anche una parte di perdita. Fa parte della creazione il donarsi e lasciarsi andare per poi ricevere e ricreare. Questa è la generazione, è un principio. Ora, se questo principio è un principio comunque di bene, perché in fondo, ripeto, bisogna anche aver fiducia che tutto questo deriva da chi lo sta sentendo in modo diretto, ma chi cammina in questo campo lo percepisce sempre di più, quindi è un'esperienza di molti, tu comprenderai che guarderai il mondo con un altro sguardo a questo punto. Nel senso che non è il mondo da guardare con lo sguardo nichilista e neanche offeso e neanche di rabbia, di voler creare anche tu guerre continue, guerre per poter trovare la pace. Mi viene da sorridere tutti quei film che si vedono in internet e in giro che ci sono questi 007 che creano pace sulla base di guerre, cioè è sempre violenza su violenza, la violenza su violenza creerà altra violenza. Ovviamente la pacificazione però è un punto importantissimo da osservare, nel senso è che cosa facciamo di questo? Allora, prendiamo atto che questo è un laboratorio, prendiamo atto che ogni cosa che ci arriva ha un senso compiuto per poter crescere. Certo, però la crescita cosa significa? La crescita significa cercare sempre di tendere verso un equilibrio. Ma il punto che cos'è allora? Il punto è camminare e accogliere queste parti per discriminare sempre di più ciò che è giusto da ciò che non è giusto, attraverso esperienze sempre più profonde su ciò che è vero, su ciò che è reale, su ciò che è autentico, su ciò che serve, sulla verità delle cose. Tutto questo è un cammino per comprendere la legge della scacchiera, la legge della Matrix. E la legge della Matrix non è unicista, non è unilaterale, è sempre una legge che compenetra diverse fazioni di equilibri continui. La chiave è l'equilibrio. Se noi osserviamo il simbolo dello yin e dello yang, è un simbolo che ci appare molto ambiguo e strano, ma in verità è un simbolo che esprime molto bene questo concetto che Amma vuol dire. Ossia che se noi guardiamo che nel male, cioè la parte nera, c'è un po' di bene, cioè la parte bianca, capiamo che non c'è un assolutismo nella vita. Così nella parte del bene, il bianco, vediamo che c'è un po' di nero, quindi anche lì non c'è un assolutismo nella vita. Ma ciò che il meditante deve fare è che deve osservare il cerchio di questo simbolo. È il cerchio il fine ultimo della meditazione, di lo yin e lo yang. È il cerchio, cioè vedere l'unità di tutto questo. L'unità di questa trasformazione. Noi siamo su questo laboratorio che non avrà fine perché non avrà una soluzione esterna, tanto quanto noi non la risolviamo dentro. Quando risolviamo questa realtà dentro e troviamo una pacificazione, una rettificazione, un allineamento di queste forze perché gli diamo la loro regalità, il loro credito, capiamo che sono parte di un gioco di Dio, che ha senso che esistano,
e quindi non le giudichiamo, ma neanche le bramiamo dall'altra parte, ma le accogliamo per la loro funzione, ovviamente portandoci verso un bene armonico che le sa gestire, perché abbiamo la visione della discriminazione e quindi per forza andiamo verso il bene uno che è dietro questo, che porta un equilibrio in tutto questo. Quindi le nostre azioni saranno azioni funzionali a dare i giusti bilanci, i giusti pesi. Questa modalità qui di integrazione è una modalità di pacificazione, ma questa viene dentro di noi perché è una forma di, diciamo, di annientamento di ogni forza, cioè come un azzeramento. E quindi in questo azzeramento non hai più tensioni interne, perché accogli tutto come un linguaggio di Dio. Cioè, se tu potessi accogliere tutto come un linguaggio di Dio o come qualcosa che ha una sua volontà, tu ti pacifichi, perché vuol dire che dentro di te anche tutte le forze contrapposte che creano guerra, tu le accogli perché sai che questa è una volontà che deve esistere per la crescita, ma le lasci anche esistere, le osservi, le abbracci. Questa funzione, diciamo, questo atteggiamento porta alla pacificazione. Come noti, quindi, la pacificazione non è un atto di opposizione alla guerra. La vera pacificazione è un atto di comprensione della guerra, di comprensione del suo fine, ma di annientamento di ogni sua forma. Cioè è qualcosa che le compenetra, la risolve dall'interno. Non c'è più la causa interna per agire verso una guerra tra le tue parti, perché non sei attaccato a qualcosa, perché non è importante quel qualcosa, o perché, diciamo ancora meglio, accetti tutto quello che arriva come una funzione che deve esistere, come risponde a Ma, che dice alla fine che questo è nel disegno di Dio e ogni cosa deve avere il suo posto nella creazione, altrimenti come potrebbe svolgere il gioco Dio e te e tutta questa crescita che ha un fine di un bene? Quindi quando questo lo senti, lo accogli, comprendi che tutto lo sforzo verso la pacificazione esterna non deve essere portato verso il fine di pacificare un mondo, perché il mondo esternamente non si pacificherà mai, perché tutti hanno bisogno di crescere attraverso errori, attraverso frustrazioni, attraverso anche violenze e tutta questa cooperazione di sofferenza. Quello che hai bisogno di guardare è una forma di accettazione di queste parti e da dentro trovare tu un equilibrio di pacificazione di queste forze, dove non gli dai più un giudizio così alto, ma comprendi che sono un gioco di Dio che è giusto che esista. Detto questo, abbiamo cercato di andare dentro questo grandissimo argomento. Quindi stiamo notando che quello che dobbiamo fare non è guardare continuamente all'esterno e alla realtà del mondo, dobbiamo guardare internamente a noi, cercare di trovare noi un atteggiamento di pacificazione interna. Non dobbiamo uscire da un giudizio esterno e andare verso l'interno, di osservare noi le guerre che stiamo creando dentro di noi continuamente, discriminando continuamente. Quindi ci pone la domanda di dare verso l'interno, perché l'esterno è giusto che sia così. Anche tu hai un corpo che si ammala e non è che puoi farci niente, un corpo che invecchia non è che puoi farci niente. Cioè invecchierà, si ammalerà, morirà, non è che puoi essere irriversibile. Questo è il gioco delle parti, anche qui c'è un gioco dietro, il diventare vecchio, il soffrire, eccetera. Ma è lo sguardo che abbiamo in questo che è da rivedere, perché se lo sguardo è che tutto questo è una forma da dover trasformare con ancora rabbia, con ancora voglia di dire no, ma perché deve essere diverso, è uno sguardo che non può portare altro che guerra. Lo sguardo pacificante è quello che accoglie tutto questo, ci rientreremo su questo punto, perché è fondamentale l'accoglierlo, perché va verso un piano di comprensione, che tutto questo è giusto che sia così. Questo, ripeto ancora una volta, che non sia malinteso, cioè è giusto che sia così, non vuol dire che dobbiamo lasciare che ci siano guerre, soprusi e violenze, perché, ripeto, più vai verso un piano di unità, più nella discriminazione comprendi il giusto equilibrio delle cose e quindi la correttezza della parola, la correttezza dell'azione, di ogni cosa comprenderai sempre più che cosa è corretto, perché vai verso la fusione di queste parti. Però nello stesso tempo lascerai la possibilità anche che queste cose possano avvenire, perché fanno parte della crescita dell'umanità e del gioco delle parti. Quindi sta a te anche come condurti in questo. E quindi cosa possiamo con questa sessione comprendere e arrivare alla lezione della settimana? Che cosa possiamo
tradurne, diciamo. Intanto traduciamo questo che il mondo di pace esterno non esiste, che ogni giorno abbiamo conflitti, ogni giorno ognuno avrà il suo bel pasto da mangiare di situazioni, diciamo, complesse da gestire. Non c'è una persona sulla terra che sia in pace, nel senso che ogni persona è provata ogni giorno su diverse tematiche. Questo fa parte del gioco, stiamo dicendo. E allora impariamo a giocare. Il guerriero impara a giocare, cioè di ogni, diciamo, sfida, di ogni provocazione, prendetela come un'opportunità per allenare quei muscoli, un'opportunità per dire ok, vediamo fino in fondo quanto sono egoista, fino in fondo come reagisco a questa parte, fino in fondo questa provocazione cosa mi sta toccando dentro di me. Cioè questo mondo di guerra, che è un mondo interno, cerchiamo di vederlo, incominciamo a vedere le parti nostre di reazione, perché la vera risoluzione è guardare da dentro tutte le nostre parti, i nostri guerrieri, le nostre fazioni e cominciare da dentro a dare un senso e piano piano a risolverle. È sempre un tema di osservazione. Quindi, ok, accettiamo questo gioco, il gioco delle parti, accettiamo questo gioco che si chiama insegnamento. Non è che sia un gioco perché c'è qualcuno che si diverte. Questo è un grandissimo insegnamento. Capiremo lentamente il fine di questo insegnamento, il motivo di questo allenamento. Però dopo che hai fatto palestra, i muscoli si rafforzano, c'è un motivo dietro a questo. Quindi abbi fiducia anche di sentire che tutto quello che ti sta arrivando ti sta aiutando a costruire sempre più coscienza, comprensione, discriminazione, unificazione. Questo è l'insegnamento, quindi abbi fiducia in questo e piano piano ogni cosa che ti arriva durante la settimana osserva che c'è per te un insegnamento. In questo caso questa settimana, la settimana scorsa lavoravamo sul grazie, in questa settimana lavoreremo anche su comprendere il messaggio dietro le cose, comprendere il dono dell'insegnamento che ti arriva da tutte le parti, ovviamente anche quelle, soprattutto per noi, più complesse e più difficili da digerire. Ebbene, fratelli e sorelle, io come sempre vi ringrazio di cuore per avermi seguito fino a qui. Vi auguro intanto una buona settimana e benedizioni e protezione di Allah. Buon cammino a tutti e ci sentiamo alla prossima.